ci risiamo, ci rivediamo e si è verificato qualcosa di straordinario che approfondiremo con un'apposita diretta tra qualche ora su quelli che sono i contenuti di questo parere del Consiglio di Stato che è stato rilasciato stamattina su richiesta, udite udite, del Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, parere richiesto ieri. Quindi in 24 ore il Consiglio di Stato, che ringrazio ovviamente perché io sono rispettoso di quelli che sono in ogni caso i provvedimenti della magistratura, anche quella amministrativa, diciamo che è stato quasi costretto in piena guerra contro il coronavirus a riunirsi d'urgenza e a emettere un parere su richiesta del Ministro degli Interni, lo stesso Ministro che mi ha denunciato per il delitto di lesa maestà, lo stesso Ministro al quale abbiamo chiesto in queste settimane di provvedere a tutti gli ingressi abusivi in Sicilia, come quello della Renault 4 che 2 giorni fa è stata avvistata a Mazzarino, e di questi ingressi abusivi il signor Ministro non intende occuparsene perché ovviamente è impegnata a fare la guerra al sindaco De Luca o ai sindaci che non solo la pensano come il Ministro, perché il Ministro non pensa. Lei, Ministro Lamorgese, non sta pensando, lei sta agendo con la supponenza di Stato. Lei anzi eviti di pensare, perché se il suo pensiero, i risultati del suo pensiero è questo, e allora mi scusi, così ucciderà tutti i sindaci, così sta tentando di uccidere me e sta tentando di uccidere la democrazia, perché veda, signor Ministro, io sono stato eletto dalla mia comunità, lei invece non è stata eletta, lei non rappresenta la democrazia, lei rappresenta semplicemente quello che per quanto mi riguarda è il frutto della peggiore burocrazia, ed è lì ad esercitare un ruolo che richiede equilibrio e non invece una visione di cecchinaggio nei confronti di chi non la pensa come lei, signor Ministro. E allora cosa si è verificato? Che l'ordinanza del sindaco De Luca, che è entrata in vigore stamattina e che i contenuti sono stati anticipati anche al signor Ministro dal 30 di marzo, quindi pensate un po', dopo 8 giorni mi arriva qua un appunto è stato quindi anticipato 8 giorni fa e di conseguenza, guarda caso, ieri all'improvviso trasmette la richiesta di parere al Consiglio di Stato per averlo oggi. L'ordinanza rimane valida. Questo lo voglio dire a tutti, i nostri controlli attraverso la banca dati li continuiamo a fare, banca dati si passa a condizione, che ha dimostrato, ecco l'urgenza del Ministro qual era quella di bloccarci, di metterci il bavaglio. I risultati di oggi hanno dimostrato che il nostro sistema di controllo attraverso la banca dati e quindi la registrazione preventiva per entrare in Sicilia, di cui parleremo ancora stasera sui dettagli e i risultati, è un modo scientifico per avere il controllo degli ingressi, cosa che non è riuscita a fare né lo Stato né la Regione siciliana. Le motivazioni le analizzeremo nelle prossime ore. Quello che è importante tenere presente è che per uccidere il sindaco De Luca, il sindaco di Messina, non basta il parere autorevole del Consiglio di Stato, sul quale per ora non entriamo nel merito, ma è necessario, attenzione, che si riunisca il Consiglio dei Ministri per deliberare l'annullamento della ordinanza del sindaco De Luca. Non basta qui, perché la delibera del Consiglio dei Ministri deve a sua volta essere recepito da un provvedimento del Presidente
della Repubblica. Deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Cosa significa questo? Che noi intanto abbiamo un'ordinanza che è in piedi e che io ovviamente anche a fronte di questa ulteriore intimidazione non revoco. Quindi chi mi ha chiesto ora che fa, revoca l'ordinanza? No, io non la revoco. L'ordinanza del sindaco De Luca deve essere dichiarata inefficace, quindi deve essere annullata attraverso questa procedura che pare che sia la prima volta che venga adottata in Italia, faremo anche la ricerca nelle prossime ore, e che costringerà in piena guerra contro il coronavirus il Consiglio dei Ministri a riunirsi, ad occuparsi di questa vicenda, a quindi deliberare recependo il parere autorevole del Consiglio di Stato, dopodiché questa delibera va trasmessa al nostro Presidente Mattarella, il quale la deve recepire, perché se non la recepisce non è valida, e fare a sua volta il provvedimento. Non vi sembra che c'è un accanimento non terapeutico, peggio, ma democratico, c'è un attentato alla democrazia da parte di un pezzo dello Stato che non accetta che un sindaco di provincia come Cateno De Luca ha dimostrato, dopo aver avuto le interlocuzioni istituzionali, perché questa storia dura dai primi giorni di marzo, dove abbiamo detto, a seguito dell'entrata in vigore dei vari DPCM, dei vari ordinanze del Presidente della Regione, che quel sistema era un sistema farlocco, che funzionava solo sulla carta. Lo abbiamo scritto, abbiamo anche proposto il nostro suggerimento, perché guardate, nella vita tutti quanti possiamo fare i contestatori di professione, ma la cosa più complicata è quella di dimostrare perché una certa proposta, una certa legge non funziona, quindi avere la capacità di analisi, ma non basta, bisogna avere nella vita anche la capacità propositiva, e qui il sindaco De Luca prima ha interloquito con tutti gli organi e le varie autorità, ha scritto, ha fatto riunioni. Quando ha registrato l'omissione di Stato, cioè che chi sta sopra le nostre teste non gliene frega niente della nostra vita, basta che i provvedimenti che vengono fatti quadrano sulla carta, dopodiché gli effetti pratici di questi provvedimenti non gliene frega niente a nessuno, se sono effetti positivi o se sono effetti parzialmente positivi o se fanno danno addirittura. D'altronde questa è anche quella che è la storia che ho detto per altre occasioni: qua se non ci ammazza il coronavirus ci ammazzerà la mala burocrazia e la mala pianta di questa politica. Anche rispetto a tutto questo noi abbiamo avuto la capacità di proporre la soluzione. Dopo il 23 di marzo noi abbiamo quindi interloquito per l'ennesima volta con l'autorità portuale, Capitaneria di Porto e Vettori. È stata accolta la nostra proposta di realizzare la banca dati con prenotazione preventiva online, è stata condivisa da tutti, quindi il territorio, signor Ministro Luciana Lamorgese, il territorio, quella che è la massima espressione della democrazia, ha concordato di introdurre nello Stretto di Messina questo sistema preventivo di controllo che dà la scientificità non solo del controllo istantaneo, ma in qualunque momento mette in condizione le autorità di spiegare, di dare prontezza di chi ha attraversato lo Stretto di Messina, di dove erano destinati, e soprattutto assevera, anche in ossequio di tutti coloro, di tutti gli italiani che stanno rimanendo chiusi in casa e in condizione di dimostrare in qualsiasi momento che i controlli si stanno effettuando, cosa che lei non è stata all'altezza di fare e per la quale si dovrebbe dimettere, se ancora le è rimasto un minimo di pudore, signora Ministra degli Interni Luciana Lamorgese. Infatti, nonostante c'è il verbale della Polizia di Stato del 23 marzo, delle ore 23, da dove risultano 10 denunce fatte per 10 irregolarità,
nonostante c'è la famosa Renault 4 che continua a scorazzare per la Sicilia, che è rappresentata da artisti di strada che vanno in giro a fare turisti, mentre i siciliani continuano a stare chiusi dentro, anche al cospetto di tutto questo che è stato certificato, lei, signora Ministra Luciana Lamorgese, non ha avuto il pudore di risolvere il problema e ora non è rimasto neanche un briciolo di pudore che lo spinge a dimettersi, a consegnare agli italiani il suo ruolo, considerato che lei non è stata eletta da nessuno e non sappiamo neanche chi l'ha indicata e non ci interessa. Quindi, completando per ora questa diretta, perché volevo informarvi personalmente di come stanno le questioni, è logico che noi faremo tutti i percorsi del caso. Quindi, ricapitolando, l'ordinanza del sindaco De Luca è valida, il Consiglio dei Ministri si dovrà riunire e io credo che si riunirà d'urgenza, perché prima si mette il bavaglio, prima si ammazza il sindaco De Luca, che ha dimostrato stamattina già, con i risultati dei controlli di stamattina, che il sistema proposto funziona. Quindi io posso dimostrare ora che il modello adottato da me ha un senso e posso dare le risultanze, mentre di tutti i controlli precedenti ancora nessuno è stato nelle condizioni di dare la dimostrazione scientifica di che tipo di controlli sono stati effettuati, che tipologia di soggetti hanno transitato nello stretto e dove erano destinatari, tant'è vero che i primi sindaci sono stati quelli a trovarsi all'improvviso nelle proprie comunità gente che doveva essere sottoposta all'obbligatoria autoisolamento per 14 giorni e non ne sapevano nulla di tutte queste cose. Ecco come funzionano le leggi farlocche dello Stato. Quindi a cospetto di tutto questo l'ordinanza è in vigore e quindi lo dico a tutti, ancora qui a Messina e in Sicilia per entrare si deve registrare attraverso la banca dati, come avete fatto già il 92%, e vi ringrazio di questo, perché il 92% dei passeggeri di stamattina, di tutti gli sbarchi di stamattina, compreso l'Aliscato, si è registrata regolarmente alla banca dati, ha espresso preventivamente le motivazioni che li portavano a venire in Sicilia e ha anche segnato in quale comune andavano. E i pendolari si sono registrati per una volta sola e quindi semplifichiamo anche il modello di controllo dello Stretto di Messina. Si vuole ammazzare il sindaco De Luca perché ha avuto la forza e il coraggio di dire a coloro che stanno sopra le proprie teste che hanno sbagliato, che stanno sbagliando, ma prima di dirlo gliel'ha suggerito per le vie istituzionali. Beh, qui altro che colpi di Stato, qui siamo ormai a prendere di mira tutti i soggetti che non la pensano come gli apparati che comandano, quelli che stanno sopra di noi, e se ti permetti anche di scrivere che non sei d'accordo ti ammazzano, mi vogliono ammazzare. E allora dico qui definitivamente, fate prima nell'avviare il procedimento in Consiglio dei Ministri di revocare il sindaco De Luca dalla funzione di sindaco. Fate prima. Fate più figura, ve lo dico, perché vedete io sono veramente quello che rispetta questa fascia e la bandiera italiana, non voi che la continuate a prendere in giro con leggi farlocche e soprattutto non prendendovi la responsabilità delle conseguenze delle leggi sbagliate che fate. Continuate a voler governare l'Italia con gli annunci e dopodiché non vi preoccupate se tra l'annuncio e gli effetti concreti c'è la mala burocrazia, ci sono procedure che rendono inattuabile quello che avete previsto, tanto basta che vi riempite la bocca con i miliardi, con i provvedimenti, dopodiché se arrivano dopo che è finita la guerra contro il coronavirus a voi non ve ne frega niente, tanto voi avevate già disposto, non siete all'altezza, vi siete dimostrati dilettanti allo sbaraglio. Bene, volete farmi fuori, accomodatevi pure, io non mi piego, io non l'abbasso la testa nei confronti dei santuari che rappresentano la supponenza di Stato, e questo per quanto mi riguarda è un delitto di Stato, quando si prende di mira un sindaco e si punta a farlo fuori. Questo significa rispettare la fascia tricolore. E lo voglio dire anche a Cecchi Paone, che poco fa si è confrontato con me
il quale si dovrebbe già solo vergognare di aver detto già in altra trasmissione, se non ricordo male da Giletti, quello che riguardava gli effetti del coronavirus. Ricordatelo tutti quanti, questo personaggio in cerca d'autori, il coronavirus lo ha sottovalutato in quella trasmissione, e naturalmente tutti i morti invece generati purtroppo gli tornano in faccia anche a questo signore che viene non si sa invitato e a nome di chi parla. Ma comunque anche questi sono cecchini, no? Fanno parte di quelle che sono i cecchini di Stato. Bene, noi ci vedremo tra poche ore. Il tempo semplicemente di analizzare il parere del Consiglio di Stato, il tempo anche di dirvi quali saranno i provvedimenti che noi eventualmente possiamo adottare, perché questo ve lo voglio anticipare già ora, così ci intendiamo. Io non mi fermo di fronte a questo colpo, a questo proprio pistolettata, non mi fermo affatto, quindi analizzeremo quali sono le azioni che possiamo intraprendere, anche di natura eventualmente anche rispetto ai ricorsi che eventualmente potremo fare, lo verificheremo per bene. Fatto sta che l'ordinanza del sindaco De Luca è in vigore, che io continuerò con la mia polizia municipale, con le forze dell'ordine, a far rispettare le norme dello Stato, le ordinanze del Presidente della Regione e l'ordinanza del Sindaco De Luca, fino a quando non ci sarà il provvedimento finale, che è il decreto del Presidente della Repubblica, che recepisce la delibera del Consiglio dei Ministri che dichiara inefficace l'ordinanza del sindaco De Luca, e tutto questo dopo, comunque un secondo dopo, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ci tenevo a chiarirvelo, andiamo avanti per tutelare realmente, noi sì, perché sentiamo sulla nostra pelle il vero peso di questa fascia, cosa significa realmente fare di tutto e di più per tutelare il bene principale che ci riguarda e che riguarda le nostre comunità, e cioè la salute e la vita, e lo dobbiamo fare proprio anche al cospetto e al dispetto di quelli che sono gli apparati blasonati che sopra di noi continuano a vivere sulle nostre spalle, anche come sanguisuga, mi permetto di dire, e sul territorio, e poi in trincea ci siamo noi sindaci, ci siete voi, c'è la vita vera, c'è la quotidianità, quella che non viene assolutamente percepita da chi pensa di continuare a governare l'Italia e gli italiani a colpi di annunci su Facebook e a pistolettate nei confronti dei sindaci come Cateno De Luca, eletti dal popolo, a differenza loro, che non accettano questi nefandezze, queste proprio torti che sono offensivi nei confronti della democrazia. Ci vediamo nelle prossime ore.